Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana. Inizio settimana che coincide anche con la vigilia di Como Inter, semifinale di Coppa Italia, partita secondo me tatticamente interessantissima e andremo a vedere anche il perché anticipando tre aspetti. Il Como, a differenza del diktat generale di Fabregas, potrebbe scendere in campo con un baricentro medio, poco pressing e linea difensiva a 5. Sembrano delle assurdità quelle che sto dicendo per chi ha visto il Como durante tutto l'anno, non però per chi ha visto il Como nelle ultime due sfide contro le grandi, contro Milan e Juventus. E andremo a vedere anche il perché alla lavagna tattica. Naturalmente partita importante perché a maggior ragione con un Inter fuori dalla Champions, al di là del campionato c'è da giocare soltanto questo doppio confronto più l'eventuale finale di Coppa Italia, però chiaramente ecco, riuscire a centrare un double significherebbe comunque aver coronato una grande stagione. E andiamo a vedere quindi alla lavagna tattica cosa dobbiamo attenderci dalla partita di domani e quindi come cercare di battere il Como di Fabregas, che è un avversario molto insidioso, una squadra che sta facendo benissimo in campionato e che naturalmente vede nella Coppa Italia un trofeo alla portata e soprattutto un trofeo che coronerebbe un percorso eccezionale di Fabregas e del suo Como. Come detto, partiamo ecco dalla costruzione, poi arriveremo ai punti che ho citato prima in fase di non possesso. Partiamo dal possesso del Como come imposta la squadra di Fabregas. Molto spesso vediamo i due centrali di difesa, ovviamente l'obiettivo era quello di spostare le pedine, i due centrali di difesa che si allargano, si alzano invece i due terzini e vanno praticamente in linea con i centrocampisti. Il Como è una squadra però che fa della interscambiabilità dei calciatori, del movimento, un po' il suo diktat, una delle sue caratteristiche migliori e quindi se viene pressata può, ecco, per esempio abbassare l'esterno offensivo, quindi sia da un lato che dall'altro, oppure per esempio ecco, potremmo vedere magari Voivoda che si abbassa e Nico Paz che può allargarsi, un Nico Paz che può venire incontro, quindi insomma per saltare la prima costruzione è un Como che sfrutta anche il movimento dei trequartisti che possono venire incontro, che possono dare una possibile linea d'uscita. Gli stessi Perrone e D'Acugna magari non sono piatti come centrocampisti, ma spesso troviamo Perrone un po' più basso, magari D'Acugna un po' più scaglionati i due. E quindi già arriviamo al primo punto. Secondo me l'Inter non andrà a fare un pressing altissimo sulla linea difensiva del Como, perché fare un pressing altissimo significherebbe comunque portare tanti giocatori sulla tre quarti del Como, esporsi al rischio appunto di questa interscambiabilità che poi significherebbe praticamente portare ancora un pressing più estremo per continuare quel pressing uomo su uomo e soprattutto il Como è un portiere Butez che è tra i migliori del campionato per quanto riguarda il gioco coi piedi ed è una squadra che contro per esempio la Juventus non disdegnava neanche una costruzione un po' più diretta verso i trequartisti e allora alla luce di tutte queste situazioni non mi aspetto un Inter che vada al pressing altissimo, ma mi aspetto un Inter che più che altro vada a schermare un po' la costruzione del Como, magari potremmo vedere uno dei centrocampisti, poi dopo arriviamo anche a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni, ovviamente da prendere con le pinze, visto che c'è appena finito il turno di campionato, la partita è domani sera, potrebbero esserci delle sorprese. Però ecco, mi aspetto magari un Inter che possa cercare di schermare un po' la prima costruzione del Como, chiudere le linee di passaggio verso Perrone e D'Acugna, non un pressing estremo. Come sviluppa il gioco poi il Como? L'obiettivo è quello di cercare di creare, appunto di liberare spazio che sia al centro o sulle corsie esterne per servire ecco, i trequartisti e in particolare un Nico Paz che fa comunque tanto movimento. Come si svolge poi l'azione del Como? Perrone e D'Acugna, come detto, sono scaglionati, quindi Perrone rimane un po' più basso, D'Acugna va a muoversi negli spazi e può andare appunto ad attaccare tra le linee. L'interscambiabilità la troviamo tanto anche sulle corsie esterne, perché per esempio i due esterni d'attacco possono essere più stretti con i terzini che vanno in sovrapposizione, quindi potrebbero essere i terzini a dare l'ampiezza,
Occhio però ad un'altra situazione che è sicuramente un po' più complicata da gestire per i nostri. Possono essere gli esterni d'attacco a dare ampiezza e i terzini sovrapporsi però per linee interne, quindi andare a giocare più dentro il campo. Ovviamente questa è una situazione un po' più difficile da gestire perché significa che il terzino che parte appunto dalla propria metà campo va a giocare tra le linee in quelli che vengono chiamati gli half space, quindi appunto tra la zona centrale e la corsia laterale del campo, e chiaramente poi diventano difficili da seguire. In tutto questo, come detto, c'è un Nico Paz che svaria tanto ed è ovviamente un calciatore di una qualità eccezionale, e un Duvikas bravo ad attaccare la profondità, bravo però a giocare anche con i compagni, a giocare di sponda. Insomma, vediamo tante situazioni che comunque ci fanno capire che sarà una squadra molto pericolosa, anche perché in finalizzazione hanno tantissime possibilità. Una può essere quella, ecco, di sfruttare le corsie esterne e provare poi il cross per Duvikas. L'altra può essere quella di attaccare la profondità con Duvikas, soprattutto, ecco, quando magari verticalizzeranno rapidamente, magari per esempio in transizione offensiva, e Duvikas è bravo nell'attacco alla profondità. Parlo della transizione perché ovviamente è un momento in cui probabilmente la linea difensiva dell'Inter sarà più alta. Ovviamente è una squadra che con la qualità che ha a disposizione potrebbe sfruttare anche il tiro dalla distanza. C'è un Nico Paz che è bravo nell'uno contro uno, quindi insomma hanno tantissime armi per far male all'avversario. Alla luce di quanto appena visto, quindi sarà fondamentale il lavoro delle mezze ali che, stando alle probabili formazioni, potrebbero essere Frattesi e Diouf, e quindi sarà, ecco, fondamentale andare a chiudere per esempio in queste zone di campo l'aiuto dei quinti. Quindi mi aspetto un Inter che comunque in fase di non possesso sarà, come praticamente avviene molto spesso, con una difesa a 5 e con quinti bravi a chiudere gli spazi, a non lasciare appunto questi spazi sulla tre quarti. Lavoro quindi del centrocampo che sarà importantissimo, e come detto occhio all'interscambiabilità dei calciatori del Como. Arriviamo alla fase di non possesso del Como, perché è quella che può essere un po' più sorprendente se valutiamo il Como per gran parte praticamente della stagione, e se però, ecco, non valutiamo insomma le partite che ha giocato contro il Milan e la Juventus, perché arriviamo subito a due dati. Questo è il PPDA generale del Como, media di 7,7. Ricordiamo, l'intensità del pressing, più basso è il numero, significa che la squadra concede meno passaggi prima di attuare un'azione difensiva. In generale, in Serie A, il Como è la squadra che fa un pressing più intenso. Se però andiamo a prendere le statistiche contro la Juventus, vediamo che ha attuato un PPDA di 14,76. Per fare un esempio, un pressing meno intenso di quello che in media fa il Milan di Allegri, e i numeri sono ancora più eloquenti poi se si vanno a prendere le statistiche di Milan-Como, quindi un Como leggermente diverso per adattarsi anche un po' all'avversario e per cercare di sfruttare qualche punto debole. Perché dico che potrebbe fare lo stesso anche nella partita di domani sera? Perché nella gara di campionato a San Siro il Como ha sofferto proprio, ecco, questo pressing alto, la spregiudicatezza, e puntualmente, ecco, soffriva la profondità anche sulle corsie esterne. Ricordiamo, Luis Enrique attaccò quella corsia esterna, anche se non era neanche il Luis Enrique che vediamo oggi, era un calciatore che faceva ancora più fatica, eppure comunque diventò un po' un pericolo per il Como. Quindi vista la situazione che si è svolta nella gara di campionato, mi aspetto un Como che possa essere molto più simile a quello ammirato contro Juventus e a San Siro contro il Milan, appunto gli ultimi due big match. E quindi cosa potrebbe accadere? Partiamo dal primo pressing, quindi la prima costruzione della nostra Inter. Il Como, ciò che faceva contro la Juventus era più o meno questo, e potrebbe essere simile. Praticamente c'erano tre calciatori a cercare di schermare la costruzione, Voivoda un po' più basso. Ecco, io mi aspetto che Voivoda possa andare un po' in linea con i centrocampisti, anche per andare a chiudere su Carlos Augusto, e i tre in attacco schermare la nostra costruzione. Quindi non un pressing alto uomo su uomo, ma un tentativo più che altro di chiudere le linee di passaggio. Se la costruzione dell'Inter dovesse diventare a 4, come vediamo fare spesso, probabilmente potremmo vedere anche D'Acugna ad aiutare appunto questo sistema per chiudere le linee di passaggio.
Como che poi alza il pressing solo in determinate situazioni, solo sul portatore di palla, o meglio, non in generale, quanto fatto contro la Juventus, come detto, e quindi potrebbe ripeterlo. Quindi, per esempio, palla a Darmian, che dovrebbe essere titolare, dopo arriviamo, come detto, anche alla formazione, magari si va a fare il pressing, ed è in questo modo, con un pressing anche isolato, che ha rubato palla contro la Juventus e ha sbloccato la partita. Cosa avviene invece poi quando l'Inter è in fase di sviluppo, se l'Inter salta il primo pressing? Qui arriviamo alla particolarità della difesa a 5, perché Voivoda si abbassa fino alla linea dei difensori, e quindi creando appunto una linea a 5 si abbassano gli esterni d'attacco, quindi potrebbe abbassarsi Jesus Rodriguez da una parte, Nico Paz dall'altra, e con Duvicas più avanti. Praticamente si va a creare un 5-4-1, che è stata un po' una novità nel Como di Fabregas. Occhio però 5-4-1 con un blocco non bassissimo, forse più un blocco medio, ecco, possiamo definirlo, che comunque stringe gli spazi tra le linee. Perché potrebbe giocare così il Como e quindi riproporre quanto fatto allo Stadium? Perché chiaramente l'Inter ha nelle corsie esterne, soprattutto quella sinistra, uno dei punti di forza. In questo modo, con questa linea 5, va a chiudere maggiormente le corsie laterali, e in più può permettere, ecco, di rompere più facilmente la linea difensiva, perché, per fare un esempio, se la palla va, per dire, a Diouf o comunque a chi agirà da mezzala, si può rompere la linea difensiva avendo comunque una copertura alle spalle, e quindi dà più possibilità di rottura della linea difensiva rispetto alla linea a 4. E quindi poi a questo punto l'Inter cosa potrebbe fare? Sulla prima costruzione, come detto prima, potrebbe costruire a 4, potrebbe cercare le uscite laterali. Quando il Como è in questa situazione, ovviamente sarà importante innanzitutto, ecco, la transizione, quindi evitare che il Como si risistemi dopo il primo pressing, e cercare, ecco, quanto fatto un po' anche sabato contro il Genoa, e quanto l'Inter fa spesso, cercare di sovraccaricare un po' la corsia laterale, quindi provare a portare anche un po' di superiorità in questa zona di campo. Ovviamente partiamo dalla corsia sinistra, che solitamente è quella meglio attrezzata, è quella che l'Inter sfrutta di più. Occhio però, perché poi se Dumfries dovesse essere titolare, come sempre non ci sono delle possibilità di vedere l'olandese dal primo minuto, si può anche sfruttare, appunto, sovraccaricare un lato del campo, cercare di attirare quindi più calciatori del Como da questo lato, e sarà importante poi a questo punto quindi anche il lavoro, per esempio, di Thuram, per poi, ecco, cercare di liberare Dumfries. E Dumfries poi può essere servito con un cambio di campo, ma anche con un'azione da quinto a quinto, e quindi con Dumfries che ovviamente, che ha molta più fisicità rispetto a Luis Enrique, può andare a chiudere sul secondo palo. Como che poi in transizione, quindi ecco, le due transizioni, quella offensiva cerca di ripartire rapidamente, e quindi quando ci sbilanciamo, occhio alle preventive, occhio a non lasciare troppo scoperta la nostra metà campo, perché chiaramente se il Como recupera palla e prova a ripartire subito, riesce a verticalizzare rapidamente, a calciatori che possono mettere in difficoltà Nico Paz, Jesus Rodriguez, lo stesso Duvicas, bravo ad attaccare alla profondità, e quindi potremmo soffrire queste situazioni. La transizione invece difensiva, quindi quando il Como perde palla, lì rimane un po', con la caratteristica di aggredire subito, quindi per esempio recuperiamo palla, occhio all'aggressione rapida, perché nel giro, ecco, di qualche secondo il Como prova a recuperare subito il pallone. Dovesse farlo ovviamente nella nostra tre quarti e con la qualità che hanno in zona offensiva, può essere particolarmente pericoloso. Chiudiamo con un ultimo spunto tattico, ed è appunto Voivoda schierato da esterno destro alto. Ovviamente sappiamo non è un vero e proprio esterno d'attacco, e questo potrebbe portare ad una maggiore interscambiabilità, appunto, tra Voivoda e Smolcic. In che modo? Sistemiamo un attimo le pedine. In che modo magari potremmo anche trovare Voivoda un po' più basso e Smolcic che va più alto, e quindi creare un po' più di difficoltà nel seguire l'uomo. Per questo dico che anche in fase di non possesso, ecco, non mi aspetto un Inter uomo su uomo. Ovviamente invece da questo lato un po' più classiche le caratteristiche di Jesus Rodriguez e Alex Baglie, però insomma anche qui c'è da fare un bel po' di attenzione. Chiudiamo anche con quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni. Il Como praticamente e con la formazione tipo, quindi Butez, Smolcic, Carlos, Ramon e Baglie, Perrone ad Acugna, Voivoda, Nico Paz e Jesus Rodriguez, quindi formazione che insomma che tiene in campo
i migliori, ovviamente al netto delle indisponibilità. Nell'Inter ci sono più dubbi e uno riguarda quello di Bonni, che è uscito per esempio malconcio dalla sfida contro il Genoa e che probabilmente non sarà della partita. Martinez dovrebbe essere il titolare. La linea difensiva ad oggi Darmian, Acerbi, Bastoni, quindi tre calciatori che non hanno giocato contro il Genoa, si punta sul turnover. A centrocampo, come detto, potremmo rivedere Dumfries sulla destra, a sinistra turnover per Di Marco, quindi con Carlos Augusto. Secondo me i dubbi maggiori sono nella parte centrale del campo. In primis perché Çalhanoğlu è rientrato contro il Genoa e secondo me potrebbe partire anche dal primo minuto, con Mkhitaryan magari in panchina. Frattesi di Uff non so se giocheranno entrambi come ad oggi riporta la probabile formazione, perché secondo me potremmo anche vedere un Frattesi, Çalhanoğlu, Sucic, in modo da avere per esempio Mkhitaryan di Uff in panchina, con Diouf che poi può essere un cambio anche per gli attaccanti, quindi con Thuram e Esposito che partono dall'inizio, ma Diouf può andare a fare anche il sottopunta, soprattutto considerando che Lautaro è ancora indisponibile, Bonni è uscito malconcio dalla sfida col Genoa e quindi potrebbe esserci, ecco, la necessità di avere un cambio. In questo momento rischiamo di essere contati in attacco, quindi secondo me, ecco, la zona centrale del campo mi aspetto più, come detto, Frattesi, Çalhanoğlu e forse Sucic. Ovviamente, come detto, coppia d'attacco Thuram e Esposito, ma lì è un po' anche obbligata, visto le condizioni degli altri due attaccanti dell'Inter. Aspetto anche le vostre invece considerazioni nei commenti. Ovviamente questa appena esposta era la mia idea, mi aspetto che Fabregas possa riproporre quanto visto contro Milan e Juventus, non è ovviamente alcuna certezza, e quindi aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti su cosa immaginate per la partita di domani sera, cosa vi attendete, ecco, dal punto di vista tattico tra Como e Inter. Vi ricordo anche stasera alle 21 live in compagnia dei nostri ospiti, si parlerà ovviamente di Inter Genoa ma anche di Como Inter. Vi aspetto, non mancate. Come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.